Benvenuto o bentornato su questo canale. In questo video viene trattato la biologia sintetica o artificiale, detta anche simbio, che è un campo interdisciplinare, la quale combina i principi della biologia, dell'ingegneria e dell'informatica per progettare e creare sistemi biologici artificiali, al fine di comprendere meglio i sistemi biologici naturali, attraverso l'uso di modelli e simulazioni computazionali o per modificare sistemi biologici esistenti per migliorarli o creare veri e propri sistemi biologici completamente artificiali in modo da ottenere funzioni specifiche. In altre parole, si tratta di applicare principi ingegneristici alla biologia per creare nuove entità biologiche o di migliorare quelle esistenti. In sostanza, questo campo si occupa di creare organismi artificiali, costruire reti biologiche sintetiche, progettare algoritmi ispirati alla biologia e sperimentare con processi biologici in laboratorio al fine di sviluppare nuove applicazioni e tecnologie. Ultimamente sono aumentate notevolmente le opportunità e le possibilità per l'avanzamento tecnologico della biologia sintetica, grazie alla progettazione e manipolazione del DNA con l'uso dell'intelligenza artificiale e la tecnica di editing genetico CRISPR-Cas9. 4 miliardi di anni di evoluzione sul nostro pianeta ci hanno portato a pensare che tutto ciò che vive, tutto ciò che vediamo, sia il risultato di un processo naturale: nascita, crescita, riproduzione, mutazione, selezione. Siamo abituati a pensare che sia vero anche per i 30 trilioni di cellule che costituiscono il nostro organismo, delle macchine piccolissime che lavorano insieme a molte e molte altre per produrre le basi chimiche che danno luogo alla vita. Quindi, tutto ciò che è vivo sappiamo che è basato su processi di evoluzione. Tutto quello che un organismo è in grado di fare dipende dalla capacità delle sue cellule di produrre migliaia di sostanze diverse con enorme precisione, di farlo solo al momento giusto, con le giuste dosi di energia, con il minimo uso di materie prime e la minima produzione di scarti. Le istruzioni per fare tutto questo sono contenute in minuscole molecole di DNA. L'avvento della biologia sintetica significa, quindi, che oggi i biologi stanno incominciando a programmare il software della vita, per trovare nuovi modi per produrre le sostanze che servono, per realizzare una certa funzione biologica in modo più specifico e mirato. In altre parole, la scienza oggi è in grado di ingegnerizzare i sistemi biologici. L'idea della programmazione, o ingegnerizzazione, cellulare nasce dall'assunto che il DNA non è altro che un codice, che può essere digitalizzato e quindi diventare un codice digitale. È costituito da 4 lettere: A, C, G, T. La A sta per adenina, C sta citosina, G sta per guanina e la T per timina, anziché di 0 e di 1, come nel sistema di programmazione dei software per computer. Grazie al progresso scientifico, il DNA è in grado di essere letto, ma anche di essere scritto con la tecnica rivoluzionaria di editing genetico del CRISPR-Cas9. Con le nuove conoscenze e tecnologie, è possibile creare delle sequenze di lettere al computer e con macchine che sono in grado di effettuare la trascrizione, di sintetizzare nuove molecole di DNA. Queste molecole possono poi essere inserite in una cellula, che sarà così capace di fare qualcosa di nuovo. Più o meno, lo stesso meccanismo che avviene quando si aggiunge una nuova app nel cellulare. Programmare una cellula non è facile, come programmare un computer. Il problema della biologia sintetica è che si basa su lenti e costosi processi di trial and error, cioè processi di prova ed errore, cioè si prova una certa struttura molecolare, si verifica il suo preciso funzionamento, se non dà il risultato atteso la si modifica leggermente fino a che non si trova la soluzione che più soddisfa. Bisogna provare tante variazioni del software, tante combinazioni, prima di trovare quella giusta, in un contesto dove il ventaglio delle soluzioni al problema è enorme. Per ovviare a questo problema i ricercatori si sono rivolti all'intelligenza artificiale creando così la nuova frontiera della biologia sintetica. Questa frontiera sta dando origine ad una nuova rivoluzione industriale. Recenti avanzamenti nel campo dell'intelligenza artificiale hanno permesso di creare algoritmi che sono in grado di imparare le regole stesse del funzionamento dei sistemi biologici e creare da sé gli esempi sui quali imparare, riuscendo a capire qual è la strategia che funziona meglio, continuando a sperimentare. Sfruttando questa capacità, all'intelligenza artificiale sono stati insegnati i processi chimici e fisici che governano i processi biologici. Le macchine quindi velocizzano, ma soprattutto, aumentano l'insieme delle soluzioni dando la possibilità di creare strutture nuove mai realizzate prima. Il lavoro dell'uomo, dello scienziato, del ricercatore, rimane comunque fondamentale anche se leggermente più creativo. Sarà lui che dovrà pensare e decidere a cosa servirà la propria macchina biologica, invece di pensare a come realizzarla.
Inoltre, grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale, abbiamo saputo che la natura ci ha fornito solo una tra le tante soluzioni possibili per la vita. Con queste conoscenze e tecnologie si è sviluppata la moderna biologia sintetica per ingegnerizzare sistemi biologici a scopi di ricerca, ingegneristici e per applicazioni mediche, biotecnologiche ed industriali. La manipolazione genetica è stata un importante contributo alla biologia sintetica, poiché ha permesso di aggiungere nuovi geni al genoma degli organismi viventi, conferendo loro nuove proprietà e funzioni. Sono attualmente nel dominio della biologia sintetica la progettazione e fabbricazione di componenti e sistemi biologici non esistenti in natura e la riprogettazione o produzione di sistemi biologici migliorati già presenti in natura. Alcuni obiettivi comuni della biologia sintetica includono 1. Creazione di organismi artificiali. Gli scienziati in questo campo cercano di progettare e costruire organismi artificiali, utilizzando componenti biologici di base come DNA, proteine e altre molecole biologiche. Questi organismi sintetici possono avere scopi specifici, come produrre farmaci o svolgere compiti ambientali come ad esempio gli xenobot per disinquinare. 2. Reti biologiche sintetiche. La biologia sintetica si concentra anche sulla progettazione e la costruzione di reti biologiche sintetiche, che sono insiemi di componenti biologici interconnessi ed interagenti in modo specifico per svolgere funzioni desiderate. Queste reti possono essere utilizzate per scopi come il controllo di processi cellulari o la produzione di biomateriali. 3. Bioinformatica e modellazione computazionale. La biologia sintetica fa ampio uso di strumenti informatici per modellare e simulare processi biologici, che aiutano gli scienziati a comprendere meglio il funzionamento dei sistemi biologici naturali ed a progettare sistemi biologici artificiali, in particolare nel campo dell'elaborazione dell'informazione, per arrivare magari un giorno a creare dei veri e propri biocomputer, cioè computer basati sul DNA, capaci di elaborare informazioni a livello molecolare, ed organi umani artificiali complessi. 4. Applicazioni in medicina e biotecnologia. La biologia sintetica ha il potenziale per rivoluzionare il settore della medicina e della biotecnologia, consentendo la progettazione di terapie genetiche personalizzate, la produzione di farmaci più efficienti con meno o nessun effetto collaterale, lo sviluppo di biomateriali avanzati per l'industria e la costruzione di protesi biomeccaniche compatibili con il sistema immunitario del ricevente e perfettamente integrate con il suo sistema nervoso. La biologia sintetica è un campo in rapida crescita che presenta sfide e opportunità uniche. Mentre alcuni concetti chiave della biologia sintetica sono 1. Componenti biologiche standardizzate. Nella biologia sintetica vengono sviluppate parti biologiche standardizzate, come geni, promotori, proteine o elementi regolatori, che possono essere combinati in modi prevedibili per costruire sistemi biologici personalizzati. Queste parti sono spesso chiamate biobrick, cioè mattoni biologici, che sono sequenze di DNA standard che codificano ben definite strutture e funzioni, e sono simili ai componenti elettronici per realizzare circuiti. 2. Ingegneria dei geni. La biologia sintetica si concentra sulla manipolazione dei geni e del DNA per ottenere funzioni specifiche. Questo può comportare l'inserimento, la modifica o la rimozione di geni all'interno di un organismo per ottenere un comportamento desiderato. 3. Applicazioni varie. Le applicazioni della biologia sintetica sono estremamente diverse e includono la produzione di farmaci, la produzione di biocarburanti, il miglioramento delle colture agricole, la creazione di organismi per la pulizia ambientale, la creazione di alimenti e molto altro. 4. Modellazione computazionale. La biologia sintetica fa ampio uso della modellazione computazionale e della simulazione per prevedere il comportamento dei sistemi biologici progettati prima che vengano effettivamente costruiti e testati in laboratorio. 5. Etica e sicurezza. La manipolazione e la creazione di organismi artificiali o la modifica di organismi esistenti sollevano questioni etiche e di sicurezza enormi. Tra queste questioni, una di quelle più importanti riguarda gli interventi sugli embrioni umani. La comunità scientifica e le istituzioni governative lavorano insieme per sviluppare linee guida e regolamenti che regolamentano la ricerca e le applicazioni della biologia sintetica. La biologia sintetica ha il potenziale per trasformare e fare progredire numerosi settori, ma allo stesso tempo solleva questioni etiche e di sicurezza poiché la manipolazione e la creazione di organismi artificiali possono comportare rischi e implicazioni morali molto importanti. Pertanto, è importante che la ricerca in questo campo venga condotta con attenzione e sotto rigorosi protocolli di sicurezza e regolamentazioni.
La flessibilità e la capacità di progettare sistemi biologici su misura per scopi specifici offrono opportunità enormi per l'innovazione nella scienza e nella tecnologia, oltre a grandi opportunità in campo economico e sociale. La biologia sintetica include la completa ridefinizione ed espansione della biotecnologia, con il fine ultimo di riuscire a creare e costruire sistemi di bioingegnerizzati che processino informazioni, manipolino agenti chimici, fabbrichino materiali e strutture, producano energia, forniscano cibo e mantengano ed aumentino la salute umana e dell'ambiente. Un buon esempio di queste tecnologie è il lavoro di Chris Waugh, che ridisegnò nei ragni il sistema di secrezione per far secernere le proteine di una super seta di ragno, un materiale biologico che ha una resistenza alla trazione 4 volte superiore a quella dell'acciaio, 3 volte più elastica ed è 3 volte più dura del Kevlar. Un altro caso esemplare è quello dell'estrazione dell'artemisinina, una potente sostanza, elemento fondamentale e strumento primario contro la malaria, estratta dall'Artemisia annuale, la cui estrazione dalla pianta è molto costosa. Nel 2006, un'equipe di scienziati dell'Università di Berkeley della California ha ingegnerizzato un lievito, modificandone il DNA, che era in grado di produrre il precursore dell'artemisinina velocemente e ad un costo di soli 25 centesimi di dollaro per dose. Un aspetto chiave della biologia di sintesi è l'enfasi sullo sviluppo di tecnologie di base che rendano l'ingegneria biologica più semplice e più affidabile per creare nuovi prodotti biologici di alto valore terapeutico, come l'insulina e l'ormone della crescita, che sono difficili o costosi da ottenere con altri mezzi. Infatti ha un numero infinito di applicazioni in una miriade di campi diversi. Ad esempio, la produzione di medicine, la biosensoristica ambientale, la creazione di batteri che sono in grado di combattere l'inquinamento o detossificare sostanze inquinanti, vaccini, coloranti vegetali, fertilizzanti, biocarburanti, eccetera. I produttori che operano in questo campo partono sempre da come stanno le cose in natura. Gli esperti di biologia sintetica vengono chiamati rewriters e sono specializzati nel progettare e testare nuove idee, che vista l'alta complessità dei sistemi biologici, partono dai sistemi naturali di interesse, in modo da avere surrogati più facile da comprendere e con cui sia più facile interagire. I rewriters traggono ispirazione dal refactoring, che nell'ingegneria del software si indica una tecnica strutturata per modificare la struttura interna di porzioni di codice senza modificarne il comportamento esterno, applicata per migliorare alcune caratteristiche non funzionali del software quali la leggibilità, la manutenibilità, la riusabilità, l'estensibilità del codice nonché la riduzione della sua complessità. Con i BioBrick i biologi di sintesi operano come un ingegnere elettronico che realizza circuiti elettronici assemblando componenti, di cui conosce il funzionamento, che trova su un catalogo, ma che non ha progettato, e di cui non è necessario sapere come funzionano internamente. La biologia sintetica rappresenta una tra le più recenti e affascinanti frontiere della scienza moderna poiché ha aperto nuove prospettive per la ricerca e lo sviluppo di nuovi materiali, prodotti e processi biologici, offrendo un'opportunità unica di creare vita artificiale. Chi opera in questo campo ha il sogno di migliorare e affinare, sempre di più, le tecniche di applicazione, in modo da permettere ai prodotti della biologia sintetica di diventare sempre più economici. Più saranno economici ed accessibili e più verranno utilizzati in nuovi settori, come ad esempio è avvenuto con i computer anni fa. Anche se è un campo in continua e repentina evoluzione, è ancora ai suoi inizi. Gli algoritmi non sono così potenti da scavalcare l'uomo nella capacità di prendere decisioni sensate, oltre al fatto che c'è ancora molto da fare per ridurre sempre più ai minimi termini gli effetti indesiderati. Nonostante risultati straordinariamente accurati, ci sono inconvenienti che devono ancora essere risolti. Ma le potenzialità che possiede la biologia di sintesi, oltre alle notevoli sfide scientifiche e benefici che ha portato e porterà, fa nascere nuovi interrogativi sulla bioetica, la biosicurezza, la salute e la proprietà intellettuale. Una attenzione considerevole è stata data al cosiddetto dual use. Infatti, per esempio, mentre lo studio della biologia di sintesi può portare ad un modo più efficiente per produrre farmaci, può anche guidare a ridisegnare patogeni potentissimi, ad esempio il vaiolo, o crearne di completamente nuovi o creare forme di vita completamente artificiali, dal comportamento imprevedibile, come ad esempio la creazione di Cynthia, il nuovo batterio sintetico, con il genoma minimo, sviluppato dal gruppo di Craig Venter, rappresenta un esempio significativo di come la biologia sintetica possa sollevare importanti questioni etiche.
Internet ed altri nuovi media globali possono fornire l'accesso al know-how tecnologico e alle conoscenze scientifiche della tecnologia della biologia sintetica, il cui uso e la cui comprensione non è particolarmente difficile, con il rischio che possa finire in mano a gruppi terroristici o organizzazioni criminali che hanno i mezzi per sviluppare armi biologiche. Un accesso così globale non può essere controllato a livello nazionale, ma ad un più alto livello internazionale. C'è chi ritiene anche che dovrebbe esistere una moratoria al rilascio di nuovi organismi sintetici fino a che non vi sia un ampio dibattito sociale o monitorare con molta attenzione le varie fasi della sintesi genomica. Recentemente sono stati fatti molti sforzi per guardare oltre le questioni sociali, il modello di etica, politica e scienza in relazione alla biologia di sintesi. Questi sforzi rifiutano la convenzione di immaginare la società al di fuori ed a valle delle pratiche scientifiche, cosicché alla bioetica è assegnato il compito di limitare l'impatto negativo della scienza sulla società. Al contrario, alcuni recenti approcci focalizzano su una mutua relazione tra pratiche scientifiche ed umanistiche, in modo da inventare nuove forme di collaborazione tra biologi sintetici, studiosi di etica, analisti politici, finanziatori, scienziati ed attivisti della società civile. Visto le implicazioni etiche che interessano l'argomento, la parte di comunità scientifica che si occupa di biologia sintetica e ingegneria cellulare dovrebbe operare secondo principi di innovazione responsabile ed interrogarsi sempre su quali potrebbero essere le conseguenze di determinate innovazioni e non agire indisturbati secondo la politica del fine giustifica i mezzi. La bioetica delle problematiche emergenti, che si occupa di valutare le implicazioni etiche delle nuove tecnologie, sta svolgendo un ruolo importante nel dibattito sulla biologia sintetica. Nonostante i rischi, rimangono le grandi opportunità dell'innovazione rappresentata dalla biologia sintetica. Occorre quindi trovare un equilibrio tra i rischi e i benefici legati alla biologia sintetica, tenendo ben presente che le scelte di oggi determineranno non solo il futuro di questa tecnologia, ma anche il futuro dell'umanità. Questo per quanto riguarda l'oggi e il prossimo futuro. Nei prossimi decenni ci si aspetta dalla biologia sintetica lo sviluppo di biostampanti 3D, che usa bioinchiostri di cellule viventi invece di plastica o metallo, in grado di stampare organi complessi e non solo pelle e cartilagine come oggi. Con l'editing genetico sarà possibile creare organi compatibili e perfettamente integrate con il sistema nervoso del ricevente, magari con l'inserimento di componenti cibernetici che ne migliorano le funzioni, ad esempio polmoni con filtri che eliminano le tossine presenti nell'aria o occhi con lo zoom e la visione anche a frequenze oltre lo spettro del visibile, o ghiandole che secernano anche sostanze che stabilizzano l'umore, robots con parti biologiche, uteri artificiali, interfacce cervello-computer perfettamente adattate al cervello, eccetera. Tutto questo porterà ad un progressivo aumento della durata della vita media umana ed ad una diminuzione della vulnerabilità alle malattie. E magari in un futuro più lontano creare interi corpi umani artificiali come nella serie TV Altered Carbon, per prolungare la vita umana a tempo indefinito, o come nel film Blade Runner, per creare androidi, cioè esseri umani artificiali da usare come forza lavoro a basso costo o oggetti di piacere o come fabbriche di organi di ricambio. Un altro grande obiettivo della biologia sintetica è la realizzazione di assemblatori organici, cioè forme di vita artificiali minuscoli in grado di assemblare la materia per formare oggetti se non vere e proprie strutture come edifici abitabili, formazioni bioluminescenti da usare come illuminazione permanente, mura o oggetti autoriparanti, purificare acque, aria e terra, ricostruire ecosistemi, computer organici con cui gestire questi sistemi biologici artificiali o potenziare le capacità fisiche ed intellettuali degli esseri umani, eccetera. Nel futuro logicamente i progressi della biologia sintetica porteranno a nuovi rischi esistenziali come lo sviluppo di nuove specie artificiali invasive e distruttive per l'ambiente e l'uomo, armi attualmente inimmaginabili come specie chimere, letali, da usare in guerra, come nella serie di film Alien, o modifiche profonde sugli embrioni umani, tali da creare nuovi esseri viventi intelligenti con capacità ed abilità, attualmente non presenti negli esseri umani, dando così luogo a nuove specie intelligenti, che quasi probabilmente entreranno in conflitto con gli esseri umani ordinari. Oppure creare una società come quella descritta nel Il Mondo Nuovo, romanzo di fantascienza di genere distopico scritto nel 1932 da Aldous Huxley, eccetera. Questo è tutto. Spero che il video ti sia piaciuto e che tu l'abbia trovato interessante. In questo caso lascia un like e se non sei iscritto, iscriviti al canale, a te non costa nulla, ma per me è un aiuto per continuare e migliorare i contenuti del canale.